Ben ritrovati, cari amici, su Turkey News Magazine, lo spazio dove le storie non vengono soltanto raccontate, ma attraversate, ascoltate, sviscerate finché non trovano aria per respirare con tutta la loro umanità intrecciata. Prima di scendere nel labirinto emotivo di oggi, ricordatevi di iscrivervi, lasciare un like e, se volete sostenere questa nostra piccola comunità appassionata, cliccate su abbonati per permetterci di continuare a portarvi narrazioni profonde come questa. Quello di oggi non è un titolo veloce né un soffio di corridoio. È uno scontro tra ricordo e maturità, tra desiderio e lucidità, tra due cuori che un tempo si sono riconosciuti e ora si osservano da lontano, separati dal silenzio creato da ferite che non hanno ancora smesso di bruciare. Ai confini tra ciò che si tace e ciò che si confessa, incontriamo Dimet Özdemir e Can Yaman, una storia che un tempo ha ipnotizzato milioni di persone e che riaffiora ora con un'intensità per la quale nessuno dei due sembrava davvero preparato. Tutto è cominciato in una notte scintillante a Istanbul. I flash impazzivano, il tappeto rosso brillava sotto i riflettori e Can, di solito controllato, misurato, quasi impenetrabile. Ha lasciato scivolare una frase che ha riaperto un capitolo che molti ritenevano sigillato per sempre. Con una voce che tremava appena sotto la sua facciata pubblica, ha ammesso: «Ci sono ancora cose che non ho detto, ma il mio cuore appartiene ancora a lei». Nessuno si aspettava una vulnerabilità del genere proprio da lui, e di certo non riguardo a lei, la donna la cui assenza era diventata un titolo silenzioso a sé. L'onda è stata immediata. I social si sono accesi di ipotesi febbrili. Fan, blogger, commentatori, tutti hanno letto in quella confessione il possibile preludio a un ritorno. La domanda sospesa nell'aria era chiara: quella storia era davvero finita, o avevamo frainteso la sua traiettoria? La risposta è arrivata da un palcoscenico diverso, un'intervista digitale dai toni ovattati, dove Dimet, serena eppure ferma, ha offerto una verità che non smentiva né abbracciava le parole di Can. Le ribaltava. Non è più il cuore a comandare. Adesso decide la mia testa, ha detto, con un tono determinato, la voce di chi si è ricostruita pezzo dopo pezzo. Ciò che è seguito è sembrato meno un'intervista e più il suono di un diario finalmente aperto. Dimet ha confessato che Can un tempo occupava un posto inimmaginabile nella sua vita. Ma ha rivelato anche le ombre, le lacrime che nessuno ha visto, i lunghi silenzi che graffiano dentro, i momenti che l'hanno costretta a scegliere se stessa anche quando faceva male. Ho aspettato messaggi, segnali, qualcosa che non arrivava, ha continuato. Quando capisci che non arriva, impari a vivere senza. Non sono arrabbiata. Ma adesso so cosa merito. Le sue parole hanno squarciato la rete come un lampo. In pochi minuti, le citazioni hanno invaso le timeline. C'è chi ha trovato ispirazione nella sua forza e chi ha accusato il destino di crudeltà, due cuori evidentemente legati eppure ostinatamente disallineati. Poi è arrivata la replica di Can. Breve, quasi sussurrata, ma tagliente nella sincerità: se lei sceglie con la mente, io continuerò a scegliere con il cuore. In quella frase stava un universo di nostalgia. Ma anche una resa dei conti: adesso abitano climi emotivi diversi, forgiati da ferite che soltanto loro possono misurare. Persone vicine all'ex coppia giurano che qualche messaggio, ogni tanto, se lo scambiano, ma non si sono più visti di persona da quando si sono lasciati. È difficile cancellare ciò che hanno condiviso, ha spiegato un amico comune. Ma ci sono tagli che non si chiudono con parole dolci. Forse è proprio questo il filo che tiene insieme la storia, una tenerezza non guarita, intrecciata a un dolore che non ha trovato ancora riparo. A complicare tutto, un imprevisto intrigante, le voci secondo cui il nuovo progetto televisivo di Dimet potrebbe essere girato vicino al set dove Can sta recitando. La possibilità che i loro passi tornino ad incrociarsi ha alimentato il fuoco della curiosità pubblica. Nessuno dei due ha affrontato apertamente le indiscrezioni, ma il loro silenzio è diventato a sua volta un racconto. E mentre l'intervista giungeva alla fine, Dimet ha lasciato quella che forse è la sua verità più cristallina: non voglio rivivere una storia che mi faceva soffrire in silenzio. Se amerò di nuovo, voglio che arrivi dalla pace, non dalla paura. I suoi seguaci hanno sentito l'impatto all'istante.
Molti l'hanno accompagnata nella conquista di sé, attraverso l'ascesa, le crepe e la rinascita. C'è chi ha ricordato i momenti condivisi con Khan, attimi che adesso vivono nella memoria collettiva come petali pressati tra le pagine di un vecchio quaderno. Ma il punto, oggi, non è la nostalgia, è la trasformazione. A un certo punto, con voce calma ma assoluta, ha chiarito, non mi servivano rose o promesse. Mi serviva presenza, presenza vera. Qualcuno che resta anche quando gli applausi si spengono. Quella frase da sola è diventata uno striscione che ha attraversato le piattaforme, abbracciato da migliaia di persone che hanno visto in quelle parole la propria storia riflessa. Eppure, dentro tutta questa fermezza, Dimet non ha reciso del tutto il filo. Ho perdonato tante cose in silenzio, ha ammesso. Alcune non le ha mai sapute. Non tornerò indietro, ma non nego di averlo amato profondamente. C'è chi giura che per un istante i suoi occhi abbiano brillato. Un lampo di dolcezza sepolto sotto strati di determinazione. La prova che la forza non cancella i sentimenti, li rimette in ordine. Nel frattempo, Khan si è sottratto allo sguardo pubblico. Si sussurra che abbia chiesto un incontro privato con lei, anche se nessuno ha confermato. Sul set, chi gli sta vicino descrive un uomo concentrato, ma con lo sguardo in viaggio altrove. È più silenzioso del solito, ha confidato un membro della troupe. Sembra qualcuno che spera ancora in un finale diverso. Dall'altra parte, Dimet avrebbe iniziato sessioni di coaching emotivo in preparazione al nuovo ruolo. Ma i suoi rappresentanti tengono a precisare che non è solo lavoro, è un atto di tutela personale. Vuole essere forte, dicono, nella carriera e come donna che naviga la propria guarigione. I fan, come sempre, si dividono. Alcuni sostengono che un amore così non si scioglie, si mette in attesa. Altri ribattono che i confini di Dimet vanno rispettati, e che tornare adesso sarebbe cancellare la sua crescita. Un commento ha sintetizzato con durezza, no significa no, anche quando l'amore non se n'è andato del tutto. Poi è accaduto qualcosa che ha rimesso tutto in movimento. 2 notti fa, Dimet ha pubblicato una breve storia su Instagram con la traccia nostalgica di Kenan Dulu, Sana Bir Sr Verechaim. Non ha aggiunto nulla, nessuna didascalia, nessuna faccina. Eppure le parole hanno urlato più di ogni spiegazione, vieni più vicino. Voglio dirti un segreto. La rete è esplosa. Era rivolto a lui? A se stessa? Al passato? Poche ore dopo, Khan ha postato una foto in bianco e nero di un tramonto che si scioglieva nel mare. Sotto, ha scritto, a volte il silenzio parla più delle parole. 2 segnali, apparentemente separati, eppure intrecciati come eco che si rispondono. Sul piano professionale, entrambi vanno avanti. Khan si prepara al lancio della sua nuova serie. Dimet si concentra su un gala internazionale a Madrid in cui verrà premiata per la sua influenza crescente. La stampa si chiede quale abito indosserà, se si presenterà da sola, e se invierà un nuovo messaggio, voluto o involontario. In questa danza di passi avanti e sguardi all'indietro, il pubblico continua a leggere i segni, a colmare i vuoti, a soppesare quel che non si dice. Alla fine dell'intervista virale, Dimet ha sigillato la sua verità con una frase semplice che ha mostrato tutto senza nascondere nulla: sono in pace adesso, e proteggere questa pace è la mia priorità. Khan, in un ultimo saluto quieto ai suoi seguaci, ha offerto una linea che sembra un sospiro sospeso tra accettazione e nostalgia. Alcune storie non si ripetono, ma non si dimenticano davvero. E forse è qui che li lasciamo, per ora. 2 anime non più annodate, eppure ancora intente a percorrere, l'una nell'ombra dell'altra, contorni che neppure loro sanno definire del tutto. Prima di chiudere, amati spettatori, ditecelo nei commenti, pensate che la loro storia sia davvero finita, o soltanto in pausa? Vi piacerebbe vederli seduti insieme sul nostro divano di Turkey News Magazine, un giorno, a condividere le loro verità direttamente con voi? Non dimenticate di mettere mi piace, iscrivervi e, se volete vedere questa luce continuare a brillare, valutare l'idea di abbonarvi. Questo era Turkey News Magazine, e ci ritroveremo nella prossima storia che osa rivelare il cuore umano, fragile e impavido.